Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi volevo far vedere una manutenzione di un vecchio capacimetro che costruii io nel 1982 o giù di lì, su progetto di Nuova Elettronica. Ci ho dovuto cambiare la morsettiera che si era rotta e ne approfitto per farvi vedere come era a quei tempi anche fare un capacimetro che facesse solo capacimetro ma che fosse preciso, quanta roba ci andava dentro. Perciò continuate a vedere questo video e vedete cosa ho combinato nel 1982. Un video brevissimo perché vi volevo far vedere una cosa. Fra tutti i capacimetri anche e gli strumenti diciamo più blasonati, io nel 1982 feci questo qui di Nuova Elettronica. Ora col tempo si era rotto la morsettiera, sicché oggi l'ho cambiata e sicché ne rifaccio anche la taratura, però vi volevo far vedere com'era velocemente, ovviamente è un video breve, com'era difficile negli anni 80 fare un capacimetro, che ora si trovano tutti i tester e compagnia cantante. Avvicino la videocamera e vi faccio vedere. Ecco, questo è l'interno, ripeto, l'ho fatto nell'82. Trovate, chi vuole approfondire, sulla rivista numero 78 di Nuova Elettronica ci trovate il progetto. Comunque sono 22 integrati, se non erro, e tutto questo solo per fare un capacimetro, perché non faceva altro. Guardate gli integrati che ci volevano per fare una cosa digitale di precisione. E poi ci sono anche quelli del display, sulla basetta display. Ora comunque lo chiudo e rifaccio la taratura, perché avendo ovviamente cambiato la morsettiera ho spostato i fili e la taratura probabilmente di qualche picofarad è andata fuori. Questo era un capacimetro che arrivava praticamente, aveva diversi fondoscala. Il primo fondoscala era 999 picofarad, l'ultimo fondoscala 99 microfarad. Diciamo di più non faceva, però una cosa bellissima, aveva l'azzeramento diciamo automatico. Ora io ci inserirò dentro, dopo averlo azzerato, questo condensatore, che è un condensatore preciso, misurato e rimisurato anche ora, è 498 picofarad. Vediamo se dopo tutti questi anni che non era più stato tarato e dopo aver sostituito anche questa, di quanto è andato fuori. A zero si è detto. Inserisco il condensatore e vediamo. 498 e 4, che potrei non tararlo. Provo a tararlo un attimino. Ora ovviamente il trimmer, come giro un attimino il trimmer, se ne va per la tangente. Comunque lo taro, poi si guarda se mi dà l'indicazione giusta. Ho provato con il trimmer, ma basta muoverlo di poco, va a 497,5 e compagnia cantante. Potrei, magari se è invecchiato un po', potrei cambiarlo, ma diciamo da 498 a 498 picofarad e 3 mi cambia poco per l'uso che ne devo fare io. Come vedete comunque basta avvicinarsi di poco, ovviamente, e le capacità variano ovviamente. Quello che c'era di bello è che si riusciva a misurare anche condensatori piccolini come questo, che sono 11 picofarad, dovrebbe essere da 10, ma c'è ovviamente la sua tolleranza. Ora metto un condensatore ceramico, vi voglio far vedere scaldandolo come varia la capacità e poi diciamo finiamo il video. Questo è un condensatore da diciamo nominali 1000 picofarad, voglio dire ceramico, e guardiamo cosa succede sia se lo scaldo, diciamo a cose normali è 1045 circa. Ora lo scaldo, non guardate ora che sono avvicinato, ma dopo lo sposto ovviamente. Lo scaldo e siamo scesi a 200 picofarad praticamente. Ora sta risalendo. Quando ora ritorna a circa 1000 picofarad che era, provo a raffreddarlo. Ecco, più o meno è tornato dove è prima. Se io lo raffreddo,
va a 1500 e 1200 come passa ovviamente, e questo diciamo è un condensatore ceramico, come vedete varia di parecchio. Questo dovrebbe essere un condensatore un pochino più di qualità. Ora proviamo, perché non me lo ricordo se è di qualità. Proviamo intanto a raffreddarlo da 1000, vediamo quanto cala. Quell'altro, cioè quanto varia, quell'altro variava tantissimo. Questo qui più o meno, anche a raffreddarlo rimane lì. Ora proviamo se lo scaldo. Quell'altro avete visto era andato a quanto? Insomma, a pochi picofarad. Questo lo scaldo, vediamo se fa la stessa cosa, e più o meno diciamo rimane sempre intorno a 1000. Questa è la differenza, è sceso di 2 picofarad. Questa è la differenza fra un condensatore buono e un condensatore diciamo che non è buono, meno buono perlomeno, che non è adatto magari a impieghi di alta frequenza, mentre questo qui sì, i condensatori ceramici un po' meno. Per terminare il video su questo capacimetro direi di misurare anche un paio di condensatori sia elettrolitici e non da circa da oltre il microfarad, sicché su questa portata che arriva fino a 9 microfarad e quell'altra portata arriva fino a 99 microfarad. Questo condensatore è 2,2 microfarad e azzeriamo come sempre. Va fatto l'azzeramento. Come vedete, quando si fa l'azzeramento si accende questa spia, l'avevamo già visto prima. Inserisco il condensatore è 2,155, sicché diciamo rientra nelle tolleranze del condensatore stesso. Mi sposto di gamma, 99 microfarad massimi, e questa volta ci metto un condensatore da 47 microfarad. Spero si veda bene. Anche qui azzeramento. (48 microfarad), ovviamente la tolleranza del condensatore c'è, e misura il valore. L'unico neo è che se mettiamo un condensatore, ora ne metto uno da 220 microfarad, ovviamente va in overload, perché misura massimo fino a 100 microfarad. Questo era diciamo il neo di questo capacimetro, però il bello è che avevamo all'epoca un capacimetro veramente molto preciso, digitale, e non ce n'era in giro, cioè c'era dei ponti tipo dell'HP che costavano un occhio della testa e non se li poteva permettere quasi nessuno, diciamo così. Ecco, io direi che il video è terminato, vi ho fatto vedere quello che avevo fatto tanti anni fa, e spero che, diciamo, per piccolo che sia, comunque il video vi sia piaciuto.